Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Mia, come stai oggi? Ciao Liam, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare di come chiedere indicazioni. Ti piace chiedere indicazioni quando ti perdi? Sì, mi piace. Chiedere indicazioni mi aiuta a trovare la strada. A volte le strade sono confuse e ho bisogno di aiuto. Concordo. Una volta mi sono perso in una città nuova. Ho chiesto aiuto a una persona del posto ed è stata molto gentile. È una buona esperienza. Anche io ho una storia. Una volta cercavo un museo e ho chiesto indicazioni a un negoziante. Sembra interessante. Cosa ti ha detto il negoziante? Il negoziante mi ha detto di andare dritto, girare a sinistra al parco e che il museo era sulla destra. È chiaro e facile da capire. Mi piacciono indicazioni semplici come quelle. Sì, le indicazioni semplici sono le migliori. Quando chiedo indicazioni, di solito dico: "Scusi, può aiutarmi?" È un modo educato per iniziare. Io spesso dico, scusi, dove si trova? E poi dico il posto dove voglio andare. Esattamente. Dopodiché ascolto attentamente le indicazioni. A volte le scrivo. Scrivere le indicazioni è una buona idea. Anche io ripeto le indicazioni per essere sicuro di aver capito. Lo faccio anch'io. Ad esempio, se qualcuno dice vai dritto per 2 isolati, ripeto, vai dritto per 2 isolati. Questo mi aiuta a ricordare. A volte uso una mappa sul mio telefono, ma chiedere a una persona è molto utile. Sì, una mappa è utile, ma le persone del posto conoscono i percorsi migliori. Mi sento più sicura quando chiedo aiuto. Anche io. Non è difficile chiedere indicazioni. Ti mostrerò una semplice conversazione che possiamo usare. Suona bene. Per favore, mostrala. Ecco un esempio. Scusi, dove si trova la fermata dell'autobus più vicina? E l'altra persona potrebbe dire: la fermata dell'autobus è a 2 isolati sulla sinistra. Sì, oppure potrebbero dire, vai dritto e vedrai la fermata dell'autobus all'angolo. Mi piace, è molto chiaro. Mi piace anche chiedere di punti di riferimento. Ad esempio, il parco è qui vicino? È una buona domanda. I punti di riferimento mi aiutano a capire meglio le indicazioni. A volte chiedo: quanto dista la stazione dei treni da qui? E la risposta potrebbe essere, è a 10 minuti a piedi. Mi sento felice quando ricevo risposte chiare. Rende la mia giornata più semplice. Anche a me. Chiedere indicazioni è un modo semplice per conoscere meglio un luogo. Sì, e mi permette di esercitarmi con l'italiano. Imparo nuove parole e frasi. Sono d'accordo. Ogni volta che chiedo indicazioni, mi sento più sicuro nel parlare italiano. Liam, puoi darmi un altro esempio di come chiedere indicazioni? Certo, Mia. Ecco un altro. Scusi, può dirmi come arrivare alla biblioteca? E quale potrebbe essere la risposta? La risposta potrebbe essere, vai dritto, poi gira a destra al semaforo. La biblioteca è sulla tua sinistra. È molto chiaro. Mi piace conoscere i passaggi. A volte chiedo anche il nome della strada. Ad esempio, qual è il nome di questa strada? Sì, è una buona domanda. Puoi dire, scusi, qual è il nome di questa strada? E la risposta potrebbe essere: questa è via principale. Esattamente. Conoscere il nome della strada mi aiuta a capire dove mi trovo. Mi sento più a mio agio quando conosco il nome della strada.
Mi fa sentire meno persa. Mia, usi mai i mezzi pubblici quando viaggi? Sì, uso autobus e treni. Spesso chiedo indicazioni per la fermata dell'autobus o la stazione dei treni. È molto comune. Puoi chiedere, scusi, dove si trova la fermata dell'autobus più vicina? Sì, lo faccio. Chiedo anche quale autobus va al centro città? E la risposta potrebbe essere, l'autobus numero 5 va al centro città. È molto utile. Mi piace pianificare il mio percorso prima di viaggiare. Pianificare è buono, ma a volte hai bisogno di chiedere aiuto. Va bene perdersi ogni tanto. Sono d'accordo. Quando mi perdo, chiedo, può aiutarmi, per favore? È un modo educato per chiedere aiuto. Cerco sempre di essere educato quando chiedo indicazioni. Sì, essere educati fa felici le persone che aiutano. Mi sento sempre meglio dopo aver chiesto indicazioni. Mi rende più sicura. La penso allo stesso modo. Chiedere aiuto non è una cattiva cosa. Mostra che vuoi imparare e capire. Esattamente. Ogni volta che chiedo indicazioni, imparo qualcosa di nuovo sulla città e sulla lingua. Concordo. Chiedere indicazioni è un buon modo per esercitarsi con l'italiano e incontrare nuove persone. Sì, e rende la mia esperienza di viaggio più piacevole. Mi piace esplorare posti nuovi, anche se ogni tanto mi perdo. Perdersi può portare a nuove avventure. Ho trovato molti negozi e caffè interessanti chiedendo indicazioni. È vero, a volte una piccola deviazione rende il viaggio più divertente. Portare una mappa e il telefono è utile, ma chiedo comunque aiuto alle persone. È una buona abitudine. Usare una mappa e chiedere indicazioni insieme ti rende un viaggiatore intelligente. Sono d'accordo. Mi sento pronta quando viaggio. So che posso chiedere aiuto se ne ho bisogno. Sì, e dico sempre grazie dopo aver ricevuto indicazioni. È importante essere educati. Grazie per aver condiviso le tue idee su come chiedere indicazioni, Liam. Ora mi sento più sicura. Di nulla, Mia. Sono felice di aiutarti. Ricorda, chiedere indicazioni è un buon modo per imparare ed esplorare. Praticherò a chiedere indicazioni la prossima volta che viaggio. Grazie mille. Di nulla. Buona giornata, Mia. Anche a te, Liam. Arrivederci. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perdi nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.